Oggi ragazzi è tutto il giorno che piove. Vi ricordate quel detto che vi avevo insegnato l'altra volta? L'acqua di agosto rinfresca il bosco. Ebbene siamo ai primi di settembre e ha iniziato a piovere e si è portata via l'estate. A me piace tantissimo la pioggia perché crea atmosfera. Oggi in questo mondo dove è tutto veloce, tutto rapido, no? Anziché guardare uno short, mettetevi qui 60 secondi ad ascoltare il rumore della pioggia, com'è calmante, com'è tranquillizzante. Vedete la foschia, le colline, le montagne avvolte immerse nella foschia. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale immergendoti nella lingua. E oggi siamo qui di fuori, siamo qui in giardino e non ci allontaniamo molto, stiamo di fuori, ma senza allontanarci molto voglio fare oggi con voi un gioco, una sfida, chiamiamolo così, un esperimento. Vi spiego meglio come mi è venuta questa idea. Io ricordo che anni fa lessi un libro molto divertente di un autore ungherese, naturalizzato britannico, che si chiamava George Mikes. Lui era un corrispondente estero, era un giornalista ungherese che lavorava spesso in Gran Bretagna. Poi durante la guerra rimase bloccato in Gran Bretagna e alla fine rimase a vivere lì e divenne naturalizzato, cioè prese la cittadinanza e divenne proprio britannico. E questo libro, un libro molto umoristico, che è uno dei suoi libri più famosi, ed è How to be an Alien, e racconta un po' in modo divertente e umoristico la storia di com'è essere uno straniero naturalizzato in Gran Bretagna, con tutti gli shock culturali, come li chiamano oggi, con tutte le piccole divertenti differenze e caratteristiche peculiari della cultura britannica. E per farvela breve, ricordo che in questo libro lui a un certo punto disse: io quando sono arrivato in Gran Bretagna ero convinto di sapere benissimo l'inglese, perché lui effettivamente era un giornalista, era un corrispondente, quindi l'inglese lo sapeva, però quando sono arrivato a vivere qui mi sono reso conto veramente della miriade, della grandissima quantità di parole che effettivamente io non conoscevo. E questo mi ha fatto molto riflettere e ancora dopo anni me lo ricordo, perché effettivamente è vero, anche quando noi siamo convinti di avere un livello alto della lingua, perché magari l'abbiamo studiata, però solo quando andiamo a vivere sul luogo e siamo totalmente immersi nella quotidianità, ci rendiamo conto di quanto veramente ci siano tantissime parole che noi possiamo capire, conoscere solo quando effettivamente le incontriamo, e non le incontriamo nelle grammatiche, nei libri, le possiamo incontrare solo proprio quando viviamo sul territorio e viviamo in modo più capillare la quotidianità. Quindi oggi cosa voglio fare? Oggi con questo piccolo, chiamiamolo esperimento, ma proprio è una sfida per voi, perché poi voglio che nei commenti mi scriviate effettivamente quante parole conoscevate e quante non ne conoscevate di quelle che oggi andiamo a incontrare. E la sfida è questa, il gioco è questo. Senza andare lontani, restando quindi qui nel nostro giardino, andiamo un po' in giro, vi faccio vedere che ci sono tantissime parole che probabilmente voi, anche se siete avanzati, non conoscete. Quindi pronti? Iniziamo. Qui abbiamo la nostra Maggie. Maggie, vuoi dire qualcosa al nostro pubblico di italiano immersivo? E la Maggie è molto riservata, lei non ama parlare in pubblico. Fra l'altro, ragazzi, guardate che bella questa panchina. Questa è una panchina di legno che ho fatto io, perché come vi ho detto in qualche altro video sono appassionato di fai da te, di falegnameria, e credo un anno fa circa, sì. È già un po' rovinata, eh. Qui già ha bisogno di essere un po' sistemata, perché d'altra parte qui picchia la pioggia, picchia il sole e quindi è per il legno difficile. Però guardate che bella. È una panchina con due fioriere,
una fioriera, un'altra fioriera con due pinetti. E pensate che questi pinetti, che fra l'altro adesso stanno crescendo in modo selvaggio, hanno bisogno di essere potati. Erano piccolissimi quando li ho piantati. Vi metto qui la foto di come erano quando li ho piantati. E mi sono inventato questa fioriera barra panchina. Guardate qui anche il dettaglio, che bello particolare. Ho inciso a laser la dedica a mia mamma e mio papà. Allora, iniziamo con le parole. Qui dunque abbiamo un piccolo spiazzo, vedete? La parola spiazzo l'abbiamo già incontrata nel video che abbiamo fatto dove siamo andati sulla Madonna della Rosa. Vi ho mostrato cosa voleva dire la parola spiazzo, quindi un piccolo spazio che può essere sterrato o come in questo caso piastrellato. E vedete, questo è uno spiazzo. Ci sono delle mattonelle, vedete che queste sono di colore diverso, in realtà sono uguali perché queste hanno più di 20 anni, queste invece sono state aggiunte dopo. Qui c'era un pezzo di giardino e sono state invece poi piastrellate e quindi si vede che sono diverse ancora di colore. Poi andando avanti con gli anni si amalgameranno, questo verbo amalgamarsi, cioè diventeranno più simili. In inglese si direbbe to blend together. E fra l'altro iniziamo con le parole. Queste si chiamano piastrelle oppure mattonelle. Ora, non so se ci sia una differenza tecnica, se probabilmente chiedete a qualche esperto, magari mattonella e piastrella a livello puramente tecnico forse hanno un uso un po' diverso, però nell'italiano comune della strada un italiano vi direbbe indifferentemente che queste sono mattonelle oppure sono piastrelle. E fra l'altro è interessante perché la parola può essere mattonella o piastrella, però il verbo è solo piastrellare, non esiste il verbo mattonellare, farebbe un po' ridere. Il verbo è piastrellare, cioè quando viene il piastrellista, che è la persona esperta che mette le piastrelle, il piastrellista, fa l'azione di piastrellare, quindi se qui non ci sono le piastrelle, lui piastrella, e cioè mette le piastrelle o mattonelle. Questo è un muretto, vedete questo è il cancellino d'ingresso, il cancello grande di solito viene chiamato cancello oppure cancellone ed è quello da cui di solito si entra con la macchina, quello da cui si entra a piedi, questo qua è il cancellino e c'è tutta la ringhiera poi. Questo è il muretto, cioè un muro piccolo, un muro basso che circonda una casa di solito viene chiamato muretto, anche questo è un muretto. Fra l'altro questi muretti sono tutti brutti, rovinati, vedete che sono rovinati con il tempo e infatti prossimamente dovrà venire il pittore a pitturarli, cioè a farli tornare belli con la pittura, tutto bianco, bello, pulito. Solo che in Italia è molto difficile riuscire a trovare un professionista come un pittore che pittura, un idraulico, un falegname, tutte queste professioni manuali sono diventate molto molto ricercate in Italia perché i giovani non vogliono più fare le cose manuali, vogliono tutti fare gli youtuber, vogliono tutti guadagnare col computer vestiti in giacca e cravatta e non vogliono più, come si dice in gergo, sporcarsi le mani con i lavori manuali e quindi questi sono diventati lavori molto ambiti, cioè quando ti serve un pittore, quando ti serve un idraulico eccetera, fai fatica a trovarlo perché hanno tantissimo lavoro e non riescono ad andare dappertutto. Qui abbiamo un bellissimo ulivo. Questo ulivo l'ho piantato io quando abbiamo comprato questa casa 20 anni fa. 20 anni fa, ero ancora un ragazzino io. Forse iniziavo l'università o neanche, forse non facevo neanche ancora l'università. Ed era minuscolo, era un ramoscello proprio, una piantina. Adesso guardate che ulivo che è diventato. Lo ammirano tutti quando passano.
questa è una pianta. Vedete, la parola pianta sicuramente tutti la conoscete. Maggie, non farti le unghie sull'ulivo, che mi rovini la corteccia. La corteccia è questa, vedete? Questa è una pianta, questa qua è la corteccia. La corteccia è un po' come dire la pelle della pianta, è quella che protegge il legno dagli insetti, dalle intemperie, da tutti gli attacchi esterni, la corteccia. E questa pianta o albero, in italiano comune colloquiale si può dire pianta o si può dire albero in modo indifferente, sono due sinonimi, che poi è vero che i sinonimi in realtà nella lingua italiana come in tutte le lingue non hanno mai esattamente lo stesso significato, quindi se noi andiamo a essere pignoli, andare a cercare la differenza fra pianta e albero sicuramente esiste, però in italiano comune un italiano direbbe questa è una pianta o questo è un albero, indifferentemente. Ed è un albero di ulivo, questo è un ulivo e l'ulivo fa le olive, guardate che ci sono già delle piccole olive, sono ancora piccoline, queste cresceranno e ce ne sono tantissime, è carico di olive questo albero. Poi fra l'altro, siccome cresce tantissimo e a una grandissima velocità, tutti gli anni, o almeno un anno sì e un anno no, bisogna potarlo. Potarlo vuol dire tagliarlo, tagliare i rami di modo da tenerlo dalla giusta dimensione. Questa invece è della classica edera, l'edera che si arrampica sul palo o paletto del lampione. Questo è il lampione, quello che fa luce la sera, viene chiamato lampione. Vedete su un palo, questo è il palo e questa è la boccia o il globo del lampione. È un lampione classico, questi lampioni fatti così a globo sono quelli classici proprio. Questo è in policarbonato, non è in vetro perché sarebbe un po' fragile. E rimane bello qualche anno, poi ogni qualche anno questo ingiallisce e bisogna cambiarlo, ma costano poco, costano 5-6 euro. Con una lampadina dentro, questa è una lampadina a LED che quindi consuma molto poco, si può tenere accesa tranquillamente tutta notte. Qui abbiamo delle piccole aiuole, questa è una delle parole italiane forse più difficili, aiuole, sono 4 vocali una dopo l'altra, aiuo. Fra l'altro quella I in realtà, volendo essere pignoli, se voi siete appassionati anche di linguistica, non è proprio una vocale, perché in quella posizione lì, aiuola, sentite ye, si pronuncia in realtà come una semiconsonante, un po' come lo iod in greco antico, è una semiconsonante, aiuola. Ma non andiamo in cose troppo difficili, già è difficile pronunciare aiuola, è difficile anche per gli italiani. E appunto cos'è un'aiuola? Un'aiuola è un pezzettino di giardino che viene circondato di solito da mattoncini o sassolini, o viene creata una piccola parentesi per così dire, vedete, con delle pianticelle, dei fiori. Queste piccole aiuole sono, fra l'altro, sono state delimitate, cioè delimitate, viene creato il limite, il confine, con dei mattoncini è diminutivo di mattoni, di tufo. Vedete questo? Questa è una pietra naturale. Adesso se qualcuno di voi è un naturalista, un geologo, eccetera, eh, perdonatemi se dico qualche stupidaggine, ma credo che sia una pietra naturale comunque. Ed è tufo. E vedete è una pietra, il tufo molto porosa. Vedete che è piena di bucherellini. Qui è stato un po' cementato, è stato messo del cemento per tenerli insieme. Ed è tufo. Tra l'altro sul tufo è molto bello perché poi si forma in modo spontaneo, quindi spontaneo vuol dire da solo, in modo naturale, si forma in modo spontaneo, spontaneamente si forma che cosa? Il muschio, vedete? Questo è muschio, si forma il muschio. Queste sono delle pianticelle, piccole piante, sono piante grasse, queste foglie vedete sono delle piante grasse. Adesso non chiedetemi ragazzi che pianta è questa, perché non ne ho la più pallida idea, anzi se lo sapete voi ditemelo nei commenti.
È una pianta grassa questa, comunque ha queste foglie che sono belle cicciottelle, se le spezzi vedi proprio che esce l'acqua. E questo è un giardino, diremmo in italiano, giardino oppure prato. Qui allora la maggior parte direbbe probabilmente giardino, perché quando è piccolo ed è il piccolo giardino di una casa, di solito appunto viene chiamato giardino. Si può dire anche prato, però prato indica più che altro una distesa d'erba più grande, più naturale. Il giardino di solito è piccolo ed è ben curato. Questo fra l'altro è un giardino che non è curato in modo artificiale, piantando quella che viene chiamata qui l'erba inglese, cioè tutta quell'erba fine, tutta uguale, tutta bella precisa, che viene chiamato, in italiano lo chiamiamo prato inglese. Questa è erba che è cresciuta tutta in modo spontaneo, perché? Perché qui siamo in campagna e il prato inglese difficilmente dura. Questo, vedete, ecco, vediamo se sapete come si chiama questo. Questo è lo chiameremmo tombino, però in realtà di solito il tombino è quello che è fuori in strada. Questo in plastica che è nelle case di solito viene chiamato in termine più corretto pozzetto. Pozzetto proprio perché quando tu alzi il coperchio, quando alzi il coperchio, vedete, c'è un piccolo pozzetto, e a seconda ce ne sono diversi, vedete, anche lì ce ne sono altri, sono tutti diversi, ognuno ha uno scopo. Questo è un pozzetto per la raccolta dell'acqua, acqua piovana, adesso non so esattamente, vedete lì c'è un tubo che esce e c'è un po' di acqua piovana, questo è un pozzetto. Altri pozzetti servono invece per ispezionare i vari cavi e tubi, le tubature che da fuori passano e vanno in casa. Perché ad esempio, se guardiamo qui abbiamo la cabina, questa si chiama cabina, la cabina del metano, perché in Italia adesso nelle case moderne, nella maggior parte delle case moderne, abbiamo l'allacciamento diretto con la rete del metano, del gas metano, per riscaldare l'acqua, per cucinare, eccetera. E vedete c'è la cabina, poi passano, vanno nei pozzetti e vanno in casa. E fra l'altro la parola cabina potreste incontrarla anche con la G, gabina. Cabina è più corretto, è più italiano, gabina è più regionale. Qui abbiamo un'altra pianta bellissima, guardate che grande che è questa pianta, di solito queste piante non crescono così grandi. Questa è una mimosa, adesso non si vede perché in questo momento non ha i fiori, però questa, la mimosa, vedete, è quella classica pianta che si usa molto il giorno della festa della donna, è quella che ha tutti quei pallini gialli e si regala alle donne nel giorno della festa della donna, si taglia un rametto e si regala. Vedete, questa è una mimosa, guardate, è cresciuta veramente grande, è cresciuta praticamente come un albero, è fantastica. E questa la chiamerei pianta, però non la chiamerei albero. Prima vi dicevo la differenza fra albero e pianta, mentre l'ulivo che vi ho fatto vedere prima, magari se chiedi a 10 italiani, 7 ti direbbero è un albero e 3 ti direbbero è una pianta, proprio perché i sinonimi non sono una scienza esatta, quello che ti viene spontaneo di dire in quel momento lo dici. Questa, che è una pianta, vedete, più flessibile, verde, diremmo pianta, non diremmo probabilmente albero, mentre quando noi parliamo di albero di solito non intendiamo mai un qualche cosa di verde, di flessibile, quando parliamo di albero intendiamo proprio qualcosa di vero legno duro, no? E qui invece, così abbiamo finito anche il tour degli alberi e siamo diventati anche dei botanici, qui abbiamo un bellissimo acero, guardate che bello questo acero, anche questo era piccolissimo, eh? Quando l'ho piantato questo era minuscolo, adesso è diventato più alto della casa. Questo è un acero. Qui abbiamo dei bellissimi vasi di legno
Ecco ragazzi, se voi siete spagnoli, mi raccomando, in Italia se chiedete un vaso, vi portano questo, non vi portano un bicchiere d'acqua. Se chiedete un vaso in Italia, vi portano questo. Qui ecco, facciamo un bel gioco, una bella sfida, vediamo quante parole conoscete, poi me lo dite nei commenti. Perché questa è una finestra, ok, penso che tutti lo sappiate, finestra. Però forse qualcuno di voi non sa che queste, ad esempio, si chiamano ante. Ante oppure imposte. Vengono chiamate ante più comunemente o qualcuno le chiama anche imposte, però normalmente qui le chiamiamo ante. È difficile che vengano chiamate imposte. Imposte è un termine un po' più, probabilmente, un po' più, non aulico, però comunque più raro. E questi sono i fermante o ferma imposte, perché vengono messi così e quando c'è il vento bloccano le ante che non si muovono più. Questa è la soglia di marmo di solito, ed è messa sia per bellezza sia comunque per un motivo tecnico, perché ferma l'acqua, viene chiamata soglia. Qui notate una particolarità, non c'è in tutte le case, però molto spesso sì, almeno qui nel nord Italia, sono delle griglie di protezione, di sicurezza. E qui vedete una zanzariera, questa è una zanzariera che serve per tenere fuori in estate gli insetti, le zanzare soprattutto. La soglia è anche questa, vedete che c'è anche davanti alla porta d'ingresso, infatti si dice sulla soglia di casa, sulla soglia della porta di casa, la porta di casa che viene chiamata appunto porta oppure uscio, un termine un po' più aulico, uscio. Sull'uscio c'è la soglia, di solito tipicamente con il classico tappeto o tappetino d'ingresso. Qui vedete anche tutto il basamento del muro esterno in tutto il suo perimetro, cioè perimetro vuol dire tutto intorno, è protetto da piastrelle per un'altezza di circa 40 cm, che hanno uno scopo sia estetico sia di protezione della base del muro. Ecco, qui ragazzi siamo entrati un attimo in casa perché volevo far vedere questa particolarità. Vi parlavo di piastrelle o mattonelle. Dovete sapere che noi in Italia abbiamo altri due luoghi, altre due stanze della casa all'interno dove di solito trovate sempre delle mattonelle sui muri, sulle pareti della cucina. Vedete, la cucina dove vengono messe delle piastrelle e viene piastrellata la parete non per tutta l'altezza, ma di solito fino a questa altezza, 1,60 m, circa 1,5 m, per motivi che sono chiaramente di pulizia, soprattutto per quanto riguarda il problema dell'umidità. In stanze come la cucina dove si fa il vapore, l'umidità, lo sporco, è più facile pulire la parete se ci sono le piastrelle ed è protetto il muro dall'umidità e dallo sporco. Mentre l'altra stanza dove vi dicevo ci sono sempre le mattonelle o piastrelle sulla parete è il bagno. Qui è un po' più alto, qui fino a 2 metri, probabilmente saranno 2 metri di altezza. Anche in bagno per gli stessi motivi, perché le piastrelle proteggono dall'umidità, sono più facili da pulire, eccetera. Non si fa la muffa, perché con l'umidità nei muri è molto facile che si formi la muffa, che poi è difficile togliere e chiaramente non è salutare, non è igienica. Quindi in bagno e in cucina mettiamo sempre le piastrelle. Qui abbiamo un grigliato, questi sono molto comuni nei giardini, grigliato perché è fatto come una griglia, vedete, in legno, e questi poi spesso vengono usati per far arrampicare delle piante o dell'edera e vengono utilizzati per scopi decorativi in giardino, per estetica, come in questo caso ad esempio, per coprire una parte un po' brutta, che è la parte dove andiamo a depositare lo sporco, cioè i vari bidoni, vengono chiamati bidoni, questi bidoni, bidoncini o bidoni, bidoncino è diminutivo di bidone, della raccolta differenziata, perché qui in Italia facciamo la raccolta differenziata e quindi bisogna separare la carta dalla plastica, dal metallo
e bisogna avere tanti bidoni che bisogna tenere fuori chiaramente per non averli in casa, e abbiamo messo un paio di grigliati qua per tenere tutto nascosto, e sopra c'è una tettoia in legno, una tettoia, cioè è un piccolo tetto che esce dal muro per proteggere dall'acqua quando piove. Una tettoia. Questa è una grondaia, vedete intorno alla tettoia c'è la grondaia, che è quella dove si deposita l'acqua e poi esce da qui. Qui abbiamo invece una bella casetta in legno da giardino, che viene utilizzata semplicemente come deposito attrezzi, per depositare gli attrezzi da giardino, la zappa, la pala, il rastrello, tutte queste cose che servono per fare il giardino. Ragazzi, guardate cosa c'è sul tetto. Adesso non mi avvicino tanto, sennò ho paura che mi salti addosso. Ops, si è già mossa. Via, via, via. Ragazzi, ha la testa girata verso di me e mi sta guardando. Sta dicendo che cosa sta facendo e questo cosa vuole da me. È una cavalletta, questa è una cavalletta. Qui scendiamo piano, sempre con cautela. Sono dei gradini di tufo. E qui c'è tutto un po' brutto, è tutta terra perché in realtà ci sono dei lavori in corso, c'è uno scavo in corso, quindi è un po' tutto brutto. Volevo solo farvi vedere questa. Questa si chiama siepe. Di solito la siepe si fa crescere sulla ringhiera per delimitare diverse abitazioni. E ragazzi, a proposito del termine abitazione, una cosa interessante, se voi siete di lingua spagnola, ricordatevi che in italiano abitazione non è come habitación. In italiano abitazione è un termine più generico per dire casa. Habitación, cioè i vari ambienti della casa, noi li chiamiamo stanze. Ecco ragazzi, guardate com'è il cielo. Questo per dirvi di non farvi ingannare dai film dove sembra che in Italia sia sempre bello, ci sia sempre il sole. Almeno qui da noi al nord il cielo di solito dopo settembre si mette così. È peggio che a Londra. Che a me poi in realtà piace, eh. Mi prendono infatti tutti in giro perché a me piace questa atmosfera, queste giornate uggiose, vengono chiamate uggiose, cioè giornate un po' scure, un po' grigie, perché creano tutta un'atmosfera di pace, di relax, specialmente quando tu sei dentro in casa, no, a lavorare al computer, in parte te hai una bella tazza di cioccolata calda e fuori piove, queste giornate uggiose. È bella anche l'estate, per carità, è bella anche l'estate, però l'atmosfera piovosa a me piace tantissimo e qui al nord ne abbiamo a volontà. Dopo agosto a settembre inizia a piovere e praticamente le giornate diventano tutte così. Invece no, giù al sud, al paese di mia mamma, è ancora praticamente estate. Ricordo l'anno scorso, a fine ottobre ancora facevo il bagno al mare. A proposito di termini correlati al giardino, abbiamo qui una fontanina dove prendere l'acqua, fontanina, che è diminutivo di fontana. Qui abbiamo quella che chiamiamo volgarmente canna dell'acqua, poi magari un termine più formale potrebbe essere canna da giardino, tubo da giardino, ma la chiamano tutti la canna dell'acqua che attacchi per innaffiare il giardino, no? Con questa, a cui manca il terminale, qualcuno l'ha preso, comunque avete capito, con questa innaffi il giardino. Questo è invece un innaffiatoio, sempre per innaffiare il giardino, prendi l'acqua e innaffi il giardino. Innaffiatoio, ecco qui in realtà al nord noi questo lo chiamiamo lo sbrofino, è un termine colloquiale. Qui invece abbiamo un guanto da giardino, un guanto così random, come si dice in inglese, a caso, appoggiato qui, e l'altro chissà dov'è, perché in casa bisognerebbe anche tenere un po' in ordine le cose, però lo sapete anche voi ragazzi che poi va sempre a finire così, quando cerchi le cose non sai mai dove sono. Qui però uno l'abbiamo trovato, troveremo prima o poi anche l'altro. Guanto da giardino.
E qui abbiamo qualche strumento da giardino, mentre nel frattempo ha ricominciato a piovere, non so se lo sentite, ma ha ricominciato a piovere. E guardiamo cosa abbiamo. Allora, questo qui, questa è una zappa e serve per zappare la terra, è una zappa. Queste sono molto simili, vedete, questa e questa sono molto simili, però questa è una vanga che è dritta e serve per vangare il terreno, cioè vai giù nel terreno e tiri sulle le zolle, i pezzi di terreno. Questa invece non è una vanga ma è una pala, questa è più curva, questa serve per raccogliere la terra o la sabbia, questa viene usata anche nell'edilizia dei muratori per la sabbia, il cemento eccetera. Questo invece è un rastrello, serve per rastrellare. Vedete che anche i verbi sono simili, la zappa serve per zappare, la pala serve per spalare, la vanga serve per vangare, il rastrello serve per rastrellare, ad esempio rastrellare le foglie. Qui vabbè, questa c'entra poco, è una scopa, questa è una scopa. Questa dietro invece è una paletta da giardino, una paletta che si usa per i vasi, per i fiori, piccolina. E questo, ragazzi, ditemi questo. Adesso vi dimostro una cosa, che anche noi italiani non è che conosciamo tutte le parole, perché se c'è qualche italiano collegato, lo sfido a dirmi cos'è questo, come si chiama questo attrezzo qua e a cosa serve. Non lo sapete, vero? Questo è un sarchiatore, serve per sarchiare, per rompere le zolle, per sminuzzare la terra. Quindi ragazzi, adesso siamo arrivati al momento della verità, al momento clou. Ditemi nei commenti di tutte queste parole che abbiamo visto se le conoscevate tutte o se ce n'è qualcuna che non conoscevate. Così vediamo un po', anche se voi eravate convinti magari di essere a un livello alto, se ci sono tante parole che non conoscevate, ma anche in questo caso non preoccupatevi, non demoralizzatevi, è totalmente normale ed è proprio quello che volevo dimostrarvi con questo video. Ci sono ancora tantissime parole che non conosciamo anche quando siamo convinti di conoscere bene una lingua e non c'è bisogno di preoccuparsi o di agitarsi, tutte queste parole le conosceremo piano piano quando saremo totalmente immersi in quella lingua, quindi magari visiteremo il paese o ci vivremo eccetera, conosceremo tutta una serie di parole che c'è in realtà un motivo se non le conosciamo perché non le abbiamo mai incontrate, quindi non ci sono mai servite. Le parole le impariamo quando ci servono, no? Quando impariamo una lingua con il metodo naturale è tutto molto naturale, cioè se ci servono delle parole le incontriamo e le impariamo, se non le abbiamo mai incontrate è perché non ci sono mai servite e quindi tranquilli, non preoccupatevi e divertitevi a continuare a imparare l'italiano. E il fatto che ci siano tante parole che ancora non conoscete è un bene, perché vuol dire che ci sono ancora tante sfide divertenti per voi e c'è ancora tanto da imparare per i prossimi mesi, per i prossimi anni. Quindi ragazzi, anche per oggi il video è finito, spero che vi sia piaciuto e alla prossima! La mia cucciola si è stancata, la mia bella palla di pelo, adesso fa la nanna. Meki, oh, ti ho svegliata.